Ciao a tutti, io sono Simona e ben ritornati sul mio canale. Oggi siamo arrivati al segno della Vergine. Anche questo, appunto, siamo al giro di boa perché appunto è il sesto segno, quindi appunto ce ne mancano altri sei. È ancora abbastanza lunga, però ce la faremo, dai. Anche questo segno, come tutti gli altri, appunto, fatto due colori, il dietro sempre liscio, ok? Voi liberissime di farlo, se volete il segno anche nella parte retro, fatelo pure dalla parte dietro, tranquillissime. Io per una questione di tempo, perché se dovevo fare il segno sia nella parte avanti che nella parte dietro, mi sarebbe diventato poi troppo lungo il lavoro. Quindi un po' per il tempo, un po' per appunto velocizzare comunque anche un po' queste presine, perché comunque sono 12 e quindi ve le devo far uscire tutte, allora ho deciso di farlo solo nella parte davanti. Ok, quindi ho spiegato già nelle altre varie presine le cosine un po' più importanti, però quello che vi dico appunto di nuovo anche qua è il punto gambero fatto alla fine del giro, della chiusura, per una questione di maglie che non devono essere contate. Se volevo fare magari una chiusura diversa e voi non avevate le mie stesse maglie di chiusura del giro finale, magari poi veniva una cosa che io ce l'avevo, magari in più riuscivo a fare tipo un ventaglietto, lo riuscivo a chiudere tutto e voi magari con le maglie che erano in meno o in più non vi ritrovavate. Quindi, onde evitare tutti sti casini, ho fatto il punto gambero. Voi comunque liberissimi di fare qualsiasi altro tipo di chiusura, se la volete fare diversamente, fatevi solo il calcolo voi. Cioè, quello che vi chiedo appunto è solo magari farvi il calcolo voi. Non mi venite a scrivere cosa devo fare per fare, quante maglie devo usare. Cioè, appunto, l'ho fatto giusto così, punto gambero, poi comunque una bella chiusura, molto d'effetto, quindi secondo me ci sta bene per non andare a togliere la visuale sul segno, ok? Molto tranquilla perché la presina è il segno, non è la chiusura, ok? La chiusura diciamo è solo una rifinitura. Ok, quindi vi lascio l'elenco del materiale al tutorial, però prima vi ricordo che se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale, attivate la campanellina così vi avverte dei miei prossimi video e se il tutorial vi piace lasciate anche un pollice in su. Il materiale di cui avremo bisogno sono come sempre due gomitoli di colore differenti, io appunto a sto giro l'ho fatto con viola e azzurro, poi uncinetto da 2,5, le nostre forbici, ago e i marcapunti. Ok, possiamo iniziare. Mi sono portata un po' avanti con il lavoro e ne ho fatto giusto i giri iniziali. Adesso vi spiego cosa ho fatto. Ho lavorato 31 catenelle, poi dalla seconda catenella dall'uncinetto ho iniziato a fare tutto il ritorno a maglia bassa, in totale 30 maglie basse e l'ho fatto così per 5 giri. Ok, questa è l'inizio di ogni presina che sto facendo, quindi a sto giro mi sono solo portata avanti e non ve l'ho fatto vedere. Ok, quindi però è molto semplice. Adesso iniziamo con il sesto giro, che è già il giro poi dove inizia il disegno della Vergine. Ok, quindi facciamo una catenella, giriamo il lavoro e lavoriamo 5 maglie basse. Cambiamo il colore, quindi per cambiare il colore, anche qua ve lo spiego, allora vi faccio fare tutta la maglia, ok? È la nuova tecnica, non è come le altre che vi facevo chiudere la maglia, la facevo fare a metà, facevo chiudere la maglia con il secondo colore. Qua invece vi faccio fare tutta la maglia, quindi 5 maglie, anche la quinta maglia chiusa. Quindi andiamo a prendere la costina, questa qua orizzontale della maglia, più la costina qua sotto dove si è formata la V, la costina solo quella più a sinistra. Quindi mettiamo l'uncinetto prendendo, vedete, la parte davanti della maglia e la parte della costina a sinistra, ok?
Quindi prendiamo il nostro secondo colore e ci agganciamo, ok, lo agganciamo, lo facciamo passare dentro. Quindi l'azzurro possiamo anche tirare il filo, vedete, rimane bloccato e abbiamo su il filo viola. Il filo azzurro dobbiamo sempre portarcelo avanti e indietro, quindi da adesso in poi il filo azzurro sempre avanti e indietro. Del filo viola invece ve lo dico io quando portarvelo dietro, quando lasciarlo lì o quando staccarlo e attaccare un nuovo filato, cioè sempre viola però magari in un altro punto della presina. Ok, quindi adesso ci portiamo dietro la codina del viola così un po' la fermiamo e la nascondiamo. Adesso con il viola andiamo a fare 2 maglie basse, quindi una e due, quindi cambiamo di nuovo il colore, quindi ci prendiamo l'azzurro, il viola lo possiamo lasciare anche qua, lasciamo tutto qua. Adesso con l'azzurro andiamo a fare 5 maglie basse. Adesso cambiamo di nuovo colore e andiamo ad aggiungere un filo, ok? Quindi non ci siamo portate, vedete questo, io non ho portato questo, qui vado ad attaccare un nuovo filo, sempre del viola. Il gomitolo l'ho preso uno dalla parte interna, ok? Una parte del filo dalla parte interna e l'altra dalla parte esterna, quindi non mi sono neanche divisa il gomitolo, Quindi adesso con il viola andiamo a fare 4 maglie basse, cambiamo di nuovo il colore, adesso questo viola lasciamo tutto qua, ok, con l'azzurro andiamo a finire il nostro giro facendo 14 maglie basse. Per il settimo giro facciamo una catenella, giriamo il lavoro e andiamo a lavorare 16 maglie basse. Adesso cambiamo il colore, quindi prendiamo questo viola, ok, e con questo primo viola facciamo 4 maglie basse, cambiamo di nuovo il colore, questo viola qui adesso che abbiamo fatto le 4 maglie basse possiamo già staccarlo, ci serviva giusto per pochi giri, 2 giri. E adesso continuiamo solo con l'altro. Vi faccio attaccare e staccare il colore perché siccome sono due colori, come ho fatto anche nelle altre presine, due colori molto diversi, cioè chiaro e scuro, non mi piace vedere la riga che passa, perché comunque si vede anche che la passi in mezzo, però si vede la riga che passa del colore da una parte all'altra. Allora io preferisco staccare e riattaccare il filo negli altri punti dove mi serve. Voi se non volete fare sto tacca stacca siete liberissimi di portarvi il filo avanti e indietro, quindi decidete voi se volete appunto staccare attaccare come faccio io oppure continuare con lo stesso filato. Ok, quindi adesso con l'azzurro facciamo una sola maglia bassa, cambiamo di nuovo il colore, quindi andiamo a prendere questo viola qua, questo filo di qua da questa parte, ok, ce lo agganciamo e qua andiamo a lavorare 3 maglie basse, 2 maglie basse sono queste qua azzurre, quindi prendo l'uncinetto, lo metto sotto il filo, vedete il filo viola mi passa qua sopra, io metto l'uncinetto sotto, quindi nascondo già il filo e me lo tiro un pochino su, quindi 1 2 e 3. Cambiamo di nuovo il colore e finiamo il nostro giro con l'azzurro delle nostre 6 maglie basse. Per il giro 8 facciamo una catenella, giriamo e con l'azzurro lavoriamo 7 maglie basse. Adesso cambiamo il colore, quindi prendiamo ok qua il viola e con il viola lavoriamo 5 maglie basse. Adesso cambiamo di nuovo
il filo, prendiamo l'azzurro e finiamo tutto il giro con l'azzurro, quindi sono 18 maglie basse, quindi il viola lo possiamo anche lasciare qua. Adesso per il giro 9 facciamo una catenella, giriamo il lavoro e lavoriamo 20 maglie basse. Quindi cambiamo il colore, prendiamo il viola e con il viola andiamo a lavorare 2 maglie basse, quindi una e 2, cambiamo di nuovo il colore con l'azzurro e andiamo a finire il giro facendo 8 maglie basse. Adesso, prima di continuare con il giro 10, ok, allora se voi avete un altro gomitolo, perché adesso poi ci dobbiamo attaccare con gli altri fili. Se voi continuate a farlo con lo stesso filo non c'è problema, non saltate avanti sta parte, praticamente non mi ascoltate. Se invece come me appunto staccate e attaccate i fili, se avete un altro gomitolo ok, non c'è problema, ad esempio del viola c'è un altro gomitolo, va tutto bene. Se no, io ad esempio ho solo questo gomitolo, ok, del viola, quindi mi devo andare praticamente con il filo viola, devo andarlo a lavorare su 3 parti, ok, e vi faccio vedere praticamente questo. Quindi mi serve un filo per questa prima parte, poi la seconda parte, secondo filo, e un terzo filo, ok? Allora, con lo stesso gomitolo mi faccio una prima parte e la seconda parte. Per quella centrale, che sono comunque solo 13 giri che ci serve, ok? Mi vado a staccare un po' di filo prima. Quindi mi prendo il gomitolo, perché poi una volta che mi attacco per appunto lavorare dall'altra parte non riesco più a poterlo utilizzare, cioè a potermelo staccare. Quindi ve lo faccio staccare prima. Quindi per 13 giri facciamo un giro più o meno così delle dita, ma lo facciamo per, boh, non lo so, 5-6 volte. Ma quanti giri sono? 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 a voglia. Quindi, ok. Quindi questo filo qua, io me lo tengo solo per la parte centrale del lavoro, ok? Perché tanto è solo questo pezzetto qua che devo andare a fare. Invece da questa parte mi vado a mettere il gomitolo, mi attacco il gomitolo perché sono le parti dove si lavora un pochino di più. Adesso per il giro 10, quindi andiamo a fare una catenella, giriamo il lavoro e lavoriamo 7 maglie basse. Quindi cambiamo il colore, ok, con il viola. Adesso lavoriamo 4 maglie basse e la prima è questa qua azzurra, che si nasconde, quindi lavoriamola. 1, 2, 3 e 4. Quindi cambiamo di nuovo il colore. Con l'azzurro vado a lavorare 3 maglie basse. Questo viola lasciamolo qua, quindi 1, 2 e 3. Quindi cambiamo di nuovo il colore e attacco il colore, appunto quello là che mi sono andata a staccare, ok? Il gomitolino, diciamo, che abbiamo staccato prima, perché questa è la parte centrale del segno. Quindi mi attacco con il viola, ok, l'azzurro lo porto sempre dietro e adesso con il viola qua faccio 2 maglie basse, quindi 1 e 2. Cambio di nuovo il colore con l'azzurro. Adesso qua sto viola lo lascio qua, praticamente me lo porto solo avanti facendo i giri qua, qua sopra, cioè qua in mezzo. Adesso con l'azzurro andiamo a fare 3 maglie basse, 1, 2 e 3. Quindi cambiamo di nuovo il colore e andiamo ad attaccare appunto il terzo filo viola, praticamente, che è l'altra parte del gomitolo. Quindi in questo caso a me era il gomitolo dalla parte interna.
quindi l'azzurro, ok, l'azzurro ce lo portiamo sempre dietro, e adesso con il viola qua facciamo di nuovo 2 maglie basse, quindi 1 e 2. Cambiamo di nuovo il colore con l'azzurro, questo viola pure rimane tutto qua adesso, e andiamo a finire il giro con le 9 maglie basse che ci restano. Per il giro 11 facciamo una catenella, giriamo il lavoro e facciamo le 9 maglie basse. Quindi cambiamo di nuovo il colore. Qui adesso, dove appunto abbiamo attaccato praticamente questi altri 2 fili, qua dove ci sono il viola facciamo sempre il giro così delle 2 maglie basse, ok? Quindi una volta che arriviamo qua sappiamo che qui appunto facciamo 2 maglie basse viola, cambiamo di nuovo il colore con l'azzurro, il viola lo lasciamo lì, lavoriamo le 3 maglie su con l'azzurro, cambiamo di nuovo il colore con il viola, ok, facciamo di nuovo le 2 maglie basse, di nuovo cambiamo il colore con l'azzurro e lavoriamo 3 maglie basse di nuovo, quindi 1, 2 e 3. Quindi la parte qua del dove c'è il viola fino a qua, cioè dove ci sono le 2 stanghette fino a qua, è sempre uguale adesso per parecchi giri. Quello che poi andrà a cambiare adesso sarà qua dall'azzurro fino a questo pezzo del viola, ok? Quindi facciamo appunto le 3 maglie basse, cambiamo il colore, ok, e con il viola andiamo a lavorare 5 maglie basse, cambiamo di nuovo il colore e andiamo a finire il giro con l'azzurro e ci lavoriamo le 6 maglie che ci restano. Quello che vi consiglio adesso, quando ogni volta che finiamo il giro, sistematevi un po' i fili, ok? Se sono molto intracciati, vedete come a me adesso, sistemiamoceli un po' e poi dopo continuiamo con gli altri giri, perché sennò rischiamo che poi si intracciano troppo e diventa veramente troppo confusionario. Quindi almeno 1 o 2, se riusciamo, cerchiamo di sbrogliarli appena finito un giro. Per il giro 12 facciamo una catenella, giriamo il lavoro e lavoriamo 5 maglie basse, cambiamo il colore, quindi prendiamo questo viola qua, con il viola qua adesso facciamo 3 maglie basse e la prima è una maglia, questa qua azzurra, quindi 1, 2 e 3. Cambiamo di nuovo il colore con l'azzurro, a sto giro questo viola portiamocelo dietro, con l'azzurro facciamo solo una maglia bassa, quindi cambiamo di nuovo il colore con questo viola e con questo viola lavoriamo 2 maglie basse, quindi una e 2, quindi cambiamo di nuovo il colore. Ok, adesso questo viola lo possiamo lasciare qua, non ci serve più. E adesso qua, come sempre, andiamo a lavorare le 3 maglie basse, quindi cambiamo il colore, lavoriamo le 2 maglie basse con il viola, quindi 1 e 2, cambiamo di nuovo il colore e lavoriamo questo viola, lasciamolo qua, lavoriamo le 3 maglie basse con l'azzurro, cambiamo di nuovo il colore con questo viola qua e lavoriamo di nuovo le 2 maglie basse, quindi 1 e 2, quindi cambiamo di nuovo con l'azzurro e finiamo con le 9 maglie basse del giro. Allora io adesso questo qua appunto ve l'ho fatto vedere ancora questa volta, dalla prossima volta in poi ve lo taglio sto pezzo, perché tanto mi allungherebbe solo il video di un lavoro inutile
perché comunque cioè ve l'ho fatto già vedere, ma poi è cioè molto semplice. Dove c'è il viola si va a fare il viola sopra le 2 maglie basse, dove c'è l'azzurro si fanno le 3 maglie azzurre, qua 9 azzurre, qua di nuovo viola. Se in caso ci dovesse essere solo dei cambi ve lo faccio qua, e quindi questo pezzo ve lo faccio vedere. Quindi una volta che poi arrivo qua che bisogna fare sto pezzo ve lo taglio, perché tanto appunto fino a quando non arriviamo a 13 giri, ok, il lavoro è sempre quello. Quindi giusto per fare appunto il video anche un pochino più corto, questi pezzi adesso poi da adesso in poi ve lo taglio, ok? Quindi adesso per il giro 13 andiamo a fare una catenella, giriamo il lavoro e quindi lavoriamo appunto fino a qua nelle 3 maglie basse, ok, che ci sono. Quindi lavoriamo le 9 maglie basse, 2 maglie basse viola, 3 azzurre, 2 viola e di nuovo 3 azzurre, e da qua in poi vi faccio vedere appunto l'altra lavorazione. Ok, sono arrivata, vedete, ho fatto tutto il mio giro, sono arrivata qua, ho fatto le ultime 3 maglie azzurre. Adesso cambiamo con il viola, lavoriamo 2 maglie basse con il viola, quindi cambiamo di nuovo il colore con l'azzurro. Il viola questo qua portiamocelo dietro, perché dobbiamo andare a lavorare quest'altra piccola parte qua del disegno. Quindi lavoriamo 2 maglie basse con l'azzurro, quindi 1 e 2, cambiamo di nuovo il colore con il viola di nuovo 2 maglie basse, quindi 1 e 2, quindi cambiamo, ok, con l'azzurro e finiamo con le 5 maglie basse. Per il giro 14 facciamo una catenella, giriamo il lavoro e lavoriamo 5 maglie basse, cambiamo il colore, ok, ci prendiamo questo viola qua. Adesso con il viola lavoriamo 2 maglie basse, praticamente facciamo lo stesso giro che abbiamo fatto prima. Quindi cambiamo di nuovo il colore, ci portiamo dietro il viola e lavoriamo 2 maglie con l'azzurro, cambiamo quindi con il viola, rifacciamo di nuovo 2 maglie basse, quindi 1 e 2, cambiamo di nuovo con l'azzurro e andiamo a fare qua le solite maglie che già vi ho fatto vedere prima. Per il giro 15 facciamo una catenella, giriamo il lavoro e andiamo a lavorare come il giro precedente, quindi uguale, dove ci sono le maglie azzurre andiamo a fare le maglie azzurre, dove ci sono le maglie viola andiamo a fare le maglie viola. Quindi 9 azzurre, 2 viola, 3 azzurre, 2 viola, 3 azzurre, 2 viola, 2 azzurre, 2 viola, 5 azzurre. Ok? Quindi il giro 15 lo facciamo uguale a quelle che abbiamo sotto, lavoriamo sopra. Per il giro 16 facciamo una catenella, giriamo il lavoro e lavoriamo le 5 maglie basse, cambiamo il colore con il viola, con questo viola facciamo 2 maglie basse, 1 e 2, cambiamo di nuovo il colore con l'azzurro, questo viola portiamocelo un attimo dietro, con l'azzurro lavoriamo una maglia bassa, quindi cambiamo di nuovo il colore con il viola e con il viola lavoriamo 3 maglie basse, quindi 1, 2 e 3. Da adesso in poi, ok, cambiamo il colore con l'azzurro e facciamo la solita sequenza qua, dove c'è l'azzurro facciamo l'azzurro, dove c'è il viola facciamo il viola. Per il giro 17 ho già fatto appunto la catenella, ho girato il lavoro e mi sono fatta la mia sequenza, quindi 9 maglie azzurre, 2 viola, 3 azzurre, 2 viola, 3 azzurre. Quindi sono arrivata qua,
quindi cambio di nuovo il colore con il viola. E adesso con il viola vado a lavorare 6 maglie basse. Cambio di nuovo il colore con l'azzurro e vado a finire il giro con le 5 maglie basse che mi restano da fare. Per il giro 18 faccio una catenella, giro e vado a lavorare 6 maglie basse. Cambio il colore con il viola. Ok. Adesso con il viola vado a fare 2 maglie basse, una e 2. Cambio di nuovo il colore con l'azzurro, il viola me lo porto dietro e vado a lavorare una sola maglia azzurra. Quindi cambio di nuovo il colore con il viola e vado a rifare di nuovo 2 maglie basse. Cambio con l'azzurro e da qui mi vado a finire il giro appunto come sempre. Per il giro 19 ho fatto già la mia solita sequenza, ok, sono arrivata qua, ho fatto le 3 maglie azzurre. Adesso cambiamo il colore con il viola. Adesso con il viola andiamo a lavorare 2 maglie basse, una e 2. Cambiamo di nuovo il colore e finiamo il giro con l'azzurro, quindi andiamo a fare 9 maglie basse. Adesso poi per altri 2 giri, quindi adesso stiamo facendo il giro 19, nel giro 20 e nel giro 21 andiamo a fare lo stesso giro del 19. Ok, quindi per altri 2 giri faremo 9 maglie azzurre, 2 viola, 3 azzurre, 2 viola, 3 azzurre, 2 viola, 9 azzurre. Ok? Quindi facciamo così il giro sia il 20 che il 21. Per altri 2 giri lavoriamo le stesse maglie che ci sono sotto, le andiamo a fare con il colore sopra, uguali identiche. Ho finito i miei 2 giri appunto come il giro 19, quindi sono arrivata al giro 21. Adesso per il giro 22 facciamo una catenella, giriamo il lavoro e facciamo 8 maglie basse. Cambiamo il colore, quindi prendiamo ok il viola qua e adesso col viola andiamo a fare 3 maglie basse e la prima è la maglia bassa azzurra, quella sotto, quindi 1 2 e 3. Quindi cambiamo di nuovo il colore con l'azzurro, questo viola come sempre lo lasciamo qua. Adesso con l'azzurro andiamo a lavorare 2 maglie basse, quindi 1 e 2. Cambiamo di nuovo il colore con il viola. Con il viola di nuovo andiamo a lavorare 3 maglie basse e la prima è sempre questa azzurra. 1 2 e 3. Cambiamo di nuovo il colore, ok, con l'azzurro, questo viola lo lasciamo qua, di nuovo 2 maglie basse con l'azzurro, cambiamo, ok, di nuovo colore con l'ultimo viola qui, ok, e di nuovo facciamo le 3 maglie basse viola, la prima è sempre quella azzurra, quindi 1 2 e 3. Quindi cambiamo di nuovo il colore con l'azzurro e finiamo il giro con le 9 maglie basse che ci restano. Per il giro 23 facciamo una catenella, giriamo il lavoro e lavoriamo 5 maglie basse. Cambiamo il colore, prendiamo questo viola qua e ce lo portiamo fino a qua. Allora vi faccio fare questo perché tanto questa è la parte del dietro, ok? Quindi lo possiamo utilizzare così, ce lo possiamo portare da una parte all'altra. Adesso con il viola facciamo una maglia bassa, quindi cambiamo di nuovo il colore con l'azzurro, portiamoci dietro il viola e con l'azzurro lavoriamo 2 maglie basse.
Quindi cambiamo di nuovo il colore con il viola, ok? E adesso con il viola andiamo a lavorare 14 maglie basse. Quindi adesso cambiamo di nuovo il colore e andiamo, il viola lo lasciamo qua e andiamo a lavorare le 8 maglie che ci restano con l'azzurro. Per il giro 24 facciamo una catenella, giriamo il lavoro e lavoriamo 9 maglie basse. Adesso cambiamo di nuovo il colore, prendiamo questo viola qua, ok? Adesso con il viola non vi faccio staccare ancora l'altro filo, anzi gli altri 2 fili, perché poi adesso l'ultimo giro ve li faccio usare, quindi non li stacchiamo ancora. Allora, quindi adesso con il viola, con questo viola facciamo 4 maglie basse, cambiamo il colore con l'azzurro, portiamoci dietro questo viola, con l'azzurro lavoriamo 2 maglie basse, quindi 1 e 2, cambiamo di nuovo il colore con il viola di nuovo 4 maglie basse, quindi cambiamo di nuovo il colore con l'azzurro e facciamo di nuovo 2 maglie azzurre, il viola portiamocelo dietro, cambiamo di nuovo colore con il viola, lavoriamo di nuovo 4 maglie basse con il viola, 1. Quindi cambiamo di nuovo il colore con l'azzurro e finiamo il giro facendo le 5 maglie basse. Adesso per il giro 25 facciamo una catenella, giriamo il lavoro e lavoriamo 6 maglie basse. Quindi cambiamo il colore, ok? Prendiamo questo viola qua, con questo viola facciamo 2 maglie basse, quindi 1 e 2. Cambiamo il colore con l'azzurro e questo viola lo possiamo staccare, quindi facciamolo sempre un pochino più lungo in modo che poi quando dobbiamo andarlo a fermare abbiamo appunto, non ce l'abbiamo proprio corto. Quindi il viola questo qua lo lasciamo qua. Adesso con l'azzurro andiamo a lavorare 4 maglie basse, quindi cambiamo il colore e andiamo a prendere il colore questo qua, quello che avevo fatto lasciare prima qui in sospeso. Quindi ce lo portiamo in su così. Qua appunto non vi preoccupate perché siamo dalla parte del retro, quindi pure se si vede la riga così del filo non importa. Quindi con il viola facciamo di nuovo 2 maglie basse, cambiamo di nuovo il colore con l'azzurro, di nuovo 4 maglie basse, 2, 3 e 4. Questo viola qua lo possiamo anche staccare, anche qua lo lasciamo un pochino più lungo, ok, e lo stacchiamo. Quindi fatte le 4 maglie basse con l'azzurro, cambio di nuovo il colore con il viola, che è l'ultimo che è rimasto qua, ok, e faccio le ultime 2 maglie basse, quindi 1 e 2, cambio di nuovo il colore con l'azzurro e questo viola pure lo possiamo staccare, ok. Quindi adesso abbiamo solo l'azzurro con cui lavorare, il viola lasciamo tutto qua, poi dopo ce li sistemiamo. Quindi con l'azzurro lavoriamo le ultime 10 maglie che ci restano. E quindi con questo giro che era il 25 abbiamo finito il disegno della Vergine. Adesso dobbiamo arrivare fino al giro 30 solo con l'azzurro. Praticamente andiamo a fare 5 giri, ok, di maglie basse. Quindi arriviamo fino al giro 30. Ho finito di fare i miei 5 giri, vedete,
fine della presina. Adesso qua ho tutti i fili praticamente da mettere nella parte dietro, perché questo è il davanti della presina, cioè la parte dritta, ok? Quindi semplicemente infilo il filo nel lago e poi vado a mettere, ok, il filo, vedete, in una maglia e faccio una sorta di mezza maglia, più o meno vado a coprire, ok, in modo che non rimangano buchi. E poi nella parte dietro, vedete, lo faccio passare semplicemente un po' tra le maglie, in modo che lo vada a incastrare. Quindi taglio, ok, e vado a fare anche poi tutti gli altri. Quindi adesso mi sistemo qua i fili e poi mi faccio il giro del contorno di tutta la presina. Allora, come contorno della presina, io le mie maglie che vado a fare, come tutte le altre presine che ho già fatto, sono 120 più una quando andrò a fare la chiusura invisibile, quindi 121 in totale. Negli angoli faccio 2 maglie basse, ok, per ogni angolo, quindi il totale appunto che mi viene sono 121 con la chiusura. Voi se ne volete fare di più, ne volete fare di meno, agli angoli volete fare 3 maglie anziché 2, liberissime di farle appunto come più vi piace. L'importante è contare le maglie, perché se nella prima parte abbiamo 130 maglie basse, nella seconda parte della presina che andremo a fare ci dovranno essere pure 130 maglie basse, ok? Così in modo che quando vengono unite abbiate lo stesso numero di maglie. Ok, quindi appunto mi vado a fare tutto il contorno della presina, mi finisco di pulire qua tutti i fili e poi vi faccio vedere per fare la chiusura. La parte dietro, che io non lo dico mai, ma perché è molto semplice, la parte dietro è praticamente, io che la faccio tutta liscia, sono come all'inizio 31 catenelle, quindi una catenella mi serve solo per alzare il lavoro e girarlo, e poi vado a fare 30 maglie basse, quindi vado a fare giri di andata e ritorno di 30 maglie basse per 30 giri. Finiti i 30 giri, anche qua mi vado a fare il giro del contorno ed è finita, ok? Ed è la parte dritta, normale, liscia. Se invece la volete fare così con il disegno, avete solo da rimettere indietro il video e rifare appunto la parte anche del disegno dietro, se lo volete fare sia davanti che dietro. Ok, quindi finiamo appunto qua di fare tutto il resto e ci vediamo poi dopo per la chiusura. Ho finito di fare tutto il mio giro del contorno, ho sistemato tutti i fili e ho messo appunto anche la parte dietro, ok? Quindi ho messo i marcapunti per tenerla ferma. Qua più o meno all'angolo non c'è una maglia precisa, più o meno vedete voi a un angolo appunto dalle maglie che ci sono. Ho contato 15 maglie basse, nella 16ª ho messo il marcapunti e poi di nuovo ho contato per mettere l'altro marcapunti, in modo che sono già unite, quindi mi basta solo man mano che vado a lavorare, sono già tutte appaiate. E ho messo il marcapunti qua in mezzo per iniziare a fare il cappietto, che più o meno è la metà, come vedete, la metà della presina, ok? Quindi da qua adesso iniziamo subito con il cappietto. Quindi metto 1 e 2, qua posso togliere anche il marcapunti. Adesso la chiusura io la vado a fare sempre con il viola, in modo che fa contrasto come ho fatto con l'altra. Ok, iniziamo qui e facciamo 15 catenelle. Fatte le 15 catenelle rientriamo praticamente dove abbiamo iniziato, ok, e andiamo a fare una maglia bassissima per chiudere il cappietto. Quindi ci spostiamo il cappietto verso sinistra, ok, facciamo una catenella e andiamo a prendere tutta la maglia della prima presina con tutta la maglia della seconda presina e andiamo a fare il punto gambero. Quindi prendiamo il filo,
lo tiriamo fuori e andiamo a chiudere. Quindi di nuovo tutta la maglia da una parte, tutta dall'altra, tiriamo fuori il filo e chiudiamo. Ok, quindi facciamo appunto la chiusura del punto gambero per tutta la presina. Una volta che arriviamo qua di nuovo al cappietto, finiamo tutto il giro, ok? Finiamo tutto il giro, arriviamo qui al cappietto e andiamo a fare dentro il cappietto 20 maglie basse. Ed eccola qua, la presina finita. E anche il segno della Vergine l'abbiamo fatto. Anche questa è venuta bene, come potete vedere, belli anche i colori in contrasto, quindi molto semplice, solo un po', va bene, il cambio colore è stato magari un pochino più difficile perché abbiamo lavorato con 3 fili più il quarto dello sfondo, quindi con questa diciamo che siamo andati un pochino più a ingarbugliare il lavoro dei fili dietro, però appunto piano piano, sistemandoci un po' i gomitoli a fine giro, come appunto vi ho consigliato, secondo me si può fare anche questo. Ok, io vi ricordo che se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina così vi avverte dei miei prossimi video e se il tutorial vi è piaciuto lasciate anche un pollice in su. E noi ci vediamo al prossimo segno zodiacale. Ciao!